Bentornati picciotti in questo nuovo episodio di Farming Simulator 25 dove testiamo le mod in coop con la community e il vostro fangamers. Oggi proveremo tantissime mod ma ci concentreremo soprattutto, oltre che su nuove seminatrici, coltivatori, erpici, nuovi camion che sono usciti in questi giorni, per voi magari una settimana fa rispetto a quando è stato registrato il video, gli ultimi di febbraio. Soprattutto ci concentreremo sulla fabbrica di burro e sulla fabbrica dei gelati con il centro logistico, che ve lo accenno già nella prima parte del video. Ragazzi, ho sbagliato, pensavo di aver fatto il centro logistico, invece avevo fatto il conservificio, quindi ho fatto degli errori che vi chiedo di perdonarmi. Tutti gli altri video che riguardano i test delle mod, che magari vedete già in questo video ma non le stiamo utilizzando perché le abbiamo testate precedentemente o comunque non ne ho parlato in maniera approfondita, ritrovate nella playlist sopra di me. Adesso cominciamo subito. Conservificio, fabbrica di burro, fabbrica di gelati. Episodio abbastanza particolare. Ovviamente noi stiamo registrando, ragazzi, il 24, l'inizio dell'episodio, e sono uscite nuove mod. Adesso vi faccio vedere queste qua che voglio inserire. Voglio aumentare questa, voglio inserire questa qui e altre, alcune ancora non abbiamo avuto modo di provarle. Poi queste qua delle api, perché voglio mettere la fabbrica di burro, tutto quello ovviamente ne concerne, quindi anche miele eccetera. Questo trattore che è gigantesco, e la fabbrica del gelato. Questo dovrebbe essere un erpice. Questo è un centro di logistica, lo voglio provare, vediamo come funziona. Aumento degli spawn per quanto riguarda il miele. Questo trattore è molto figo col tank già dietro. E ci siamo, secondo me abbiamo messo tutto. Perfetto, queste qua sono le mod, ragazzi, che useremo in questo episodio. Se ne aggiungerò altre ve lo spiegherò, o comunque metterò il titolo della mod nel vario capitolo. Questo qua è quello lì che mettiamo ad inizio episodio, ragazzi. Adesso ci connettiamo alla nostra mappa e vediamo cominciare a fare tutte queste belle cosine. Decidere per prima cosa dove fare le nostre fabbriche, ragazzuoli. Dobbiamo decidere dove fare le nostre fabbriche. Dovrebbero essere qua alla fine. Questa è quella del gelato e questa è quella del burro. E questo dovrebbe essere... Dov'è il centro logistico? Il centro logistico come lo legge? Ah, un attrezzo. Oh, porca paletta. Ma finisce che ci pigliamo tutto sto campo. E non sarebbe male, visto che è vicino casa. Però potremmo sfruttare questo qua piccolino. Io non riesco a vedere dove sono i punti. Ok, di qua è dove spawna la roba. Di là dove scaricare. Non sarebbe male anche qui. Tipo mettere il centro logistico tipo così. E fare fabbrica di gelato e cose qua vicino. Vediamo quanto spazio prendono le due fabbriche. Sia quella di gelato che quella di burro. Burro piccolina. Gelato pure piccolina. Non sarebbe male. Voglio capire come funziona questo centro logistico. Però come sappiamo, prima di costruire dobbiamo sempre salvare. E non ci bastano i soldi. Se non sbaglio il prestito la volta scorsa l'abbiamo tornato tutto. Sì, come vedete l'abbiamo tornato tuttissimo. E la nostra fabbrica di vacche va avanti. Ve la faccio vedere. Ricollegatevi, per chi vede su YouTube questo video, al video precedente. Abbiamo ancora 360 cucciolotti. La maturità sessuale sta andando avanti. Sono pieni di cibo. Hanno sto campo immenso e quindi con fieno e prato semplicemente si hanno da fare così. Già c'è un sacco di liquame, concime, c'è veramente già un sacco di roba. Quindi adesso andiamo 2 mesi avanti, che c'è da raccogliere pure il frumento. E vediamo man mano se riusciamo a fare quelle cosacce gigantesche. Allora, primo mese avanti, perché voglio fare quel centro logistico e quelle due robe. E comunque quei 100k ora, pure fra la vendita del latte automatica, le serre eccetera, dovremmo riuscire a farli al mese. E quindi dovremmo avere i soldi per fare tutto il resto. Siamo andati avanti 2 mesi. Siamo a luglio. Ok, abbiamo il frumento da raccogliere, l'erba da raccogliere. Mamma mia, abbiamo un sacco di robe. Intanto mandiamo avanti l'erba. Così la cominciano a fare. E poi facciamo una doppia raccolta. Ho modificato, ragazzi, questa mod
Mi scusi, non volevo bloccarla, mi scusi. Ho modificato questa mod e gli ho messo i pezzi ancora più grandi, anche perché adesso abbiamo qua, se non sbaglio, il 9R questo. No, l'8R, quindi è più forte di quel trattore. E questo John Deere dovrebbe spingerla per bene, questa bella Cron. Quindi adesso faremo qui l'erba. Ok, qua ci sarà un bel po' di erba da raccogliere che poi ci servirà trasformata in fieno per le nostre stalle. E nel frattempo direi che possiamo andare a raccogliere il frumento in entrambi i nostri campi e vedere anche le situazioni galline, che le sento già fare un baccano della miseria qua dietro. Allora mandiamolo prima nel campo là dietro. Quest'anno non ho piantato, ragazzi, il riso, non ci ho pensato nel mese di febbraio, perché sono dovuto andare avanti e badare a quella stalla gigantesca che non fino a mai. Adesso vediamo il discorso di acquistare un campo per mettere il centro logistico e le 2 fabbriche e vedere cosa ci manca per fare gelato e burro. Intanto raccoglieremo anche il frumento e poi riprepareremo questi campi fra 2 mesi per poi ripiantarlo, perché il frumento, ragazzi, ci serve, se no qua le galline tirano le cuoia. Il cibo ce l'abbiamo, le galline infatti hanno l'ultimo cibetto, gli sta per finire, mannaggia miseria. Qui abbiamo preso l'officina mobile, l'altra volta l'ho usata, però non sono rimasto completamente soddisfatto. Andiamo a mettere un po' di frumento alle nostre galline. Vabbè che sinceramente se lo stanno raccogliendo sti cavoli, ragazzi. Stanno raccogliendo, ma ne lo raccogliamo, glielo andiamo a mettere. Non rompete i marons. I marons. Allora, volevo vedere questa zona. Secondo me qui per costruire è una bella zona. Quindi questo qua è un campo che voglio comprare. Tanto visitiamolo, vediamo cosa c'è. C'è l'erba, raga, sti cavoli. Comprato. Sinceramente me ne frega poco che ci sia erba, anche perché abbiamo il campo 24 e 25 ad erba. Quindi qua è il momento di salvare e costruire delle belle robine. E capire anche come funziona. Allora, il centro logistico dovrebbe mandarci tutto là, mettendo i prodotti in produzione, dovrebbe mandarci tutto lì. Quindi voglio capire, mettendo i prodotti in distribuzione, come funziona. Anche per gestire questi due. Di qua è il punto di scarico. E di qua è dove compare il tutto. Allora, se io lo metto così, no? Quanto fosso mi fa? In mappa. È abbastanza dritto con la strada? Penso di sì. Ma come erano le tue proprietà? Ma che dici? Fammelo mette. Vai. Non bellissimo questo lavoro che ha fatto. Vediamo se riusciamo a sistemarlo. Ok. Anche di qua un colpetto. Voglio capire anche bene come funziona. Qui quest'angolo non me lo fa sistemare. Non soddisfatto in questo. Qui sì. Solo quest'angolo me lo fa sistemare, va bene. Ok, dovremmo averlo equilibrato il più possibile. Con il terreno e le cose laterali. Perfetto, così magari non ci accapottiamo, ragazzi, quando veniamo. E vediamo come funziona sto centro logistico. C'è un punto di gestione? Non ne ho idea. Qui è il punto di scarico. Nessuna produzione attiva. Non so che produzione possiamo attivare da qui. Che questo è il punto di gestione. E qua è dove ci mette tutti i bancali. Ah, qua ci fa proprio pure tutto, raga. Comodissimo. È proprio tipo un conservificio. Ok. Ci conserva proprio farina, ci conserva tutto. E si possono fare questi prodotti. Proprietari di scatole, come quelli là piccolini che usavamo nella scorsa mappa quando abbiamo raccolto
le taccole, quando abbiamo raccolto i piselli, quando abbiamo raccolto la pastinaca, quando abbiamo raccolto carote e barbabietola normale, tutto fatto nella prima serie, ragazzi, fatta su Riverbend Springs, dove non utilizziamo le mod. Ok, sembra molto carino. Per mandare qui i prodotti, a quanto pare, spawnano direttamente qua fuori, si possono raccogliere direttamente da qui. Se andiamo a fare anche, intanto salviamo perché questa l'abbiamo costruita bene, andiamo a fare anche le nostre due nuove fabbrichette. Mi concentrerei prima su quella nuova, che è la fabbrica di burro, che è uscita proprio oggi. Vabbè, per voi che vedete il video su YouTube magari un po' dopo. E qua ci vuole latte. Questa è quella del gelato che entra a quanto pare più di qua, quindi non c'è problema. Devo metterla così. Non vedo il punto di scarico, dovrebbe essere qui. La mettiamo così. Dobbiamo sistemare i bordi, sperando che ce lo permette. Ok, sembra di sì. E questa è la nostra fabbrica di burro. Non c'è la S, ragazzi, quindi non pensate male. Allora, sistemiamola. Perfetto. Adesso vediamo come funziona. Allora, questa è la nostra fabbrica di burro, la Butter Factory. Qui è il punto dove dovrebbero spawnare le robe. Qui è il posto di gestione. Vediamo come funzionano. Qui può fare burro, il latte di bufala, il latte di capra, il latte normale, l'olio di colza e il latte fanno altro burro. No, non capisco tutto questo burro. Io direi di fargli fare il latte e il burro con il latte di bufala attiva e mettere la modalità in distribuzione per vedere come funziona per quanto riguarda la distribuzione, che dovrebbe mandarli là nel centro di distribuzione. Io non mi ricordo sinceramente se ho... Aspettate, se avevo qui dove sono andato, se avevo qui del latte, anche perché ho la cosa che lo vende tutte le mattine in automatico, che è molto comodo. E quindi non so quanto me ne sia rimasto nelle varie stalle. Eventualmente quella lì della stalla grande, perché il fatto della vendita automatica del latte non si può decidere, raga. La vende e basta. Quindi, ma la vende tutte le mattine alle 6. Quindi in teoria il pomeriggio eccetera si può fare senza problema. Qua c'è il nostro zappatore che sta andando a prendere il frumento. Campo là sotto che è quasi pieno. Sta andando dal lato sbagliato, non sappiamo perché, però va bene. È così fatto lui. Al campo 32 il frumento. Lui è così, raga. Allora, io sto prendendo il latte con questo adesso per provare. Però dopo... Allora, dite che il latte serve in bottiglia per la fabbrica. Può essere che ho visto io sbagliato. No, latte di bufala. No, 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 no. Dovrebbe andare bene anche così. Ah, ok, ok. Mi fanno i prank dalla chat, signori. Voi che su YouTube vedete il video, considerate che questo prank me l'ha fatto una persona molto cattiva, che è stata quella che mi ha fatto giocare 5 anni in più nella vecchia mappa per completare una cosa. È molto, molto monello questo ragazzo. Allora, qui adesso ragazzi mi passerò il tempo a sistemare tutto, a terra, eccetera. Però questa qua è la nuova fabbrichetta di burro. E chissà quanto venne sto burro. Adesso dobbiamo togliere qua, dobbiamo mettere tutto asfalto. Signore, disboscamento totale. Questa zona era un campo d'erba, però sti cavoli. E mettendolo in distribuzione, in teoria dovrebbero mandarcelo al centro di distribuzione, che è questo qui, no? E così vediamo
gestisci. Dovrebbe... Ah, ne entrano 100.000 di latte, raga. Allora, io toglierei, per fare queste prove, la mod, quella della vendita del latte automatico. E comprerei un bel mezzo, che è una mod. Adesso lo andiamo a comprare immediatamente, per andare a gestire tutto quello che sarà il latte dopo nella stalla, quella lì grande. Il mezzo che voglio comprare è questo, il Volvo FH16 Tanker. Guardate qua che bello, è già con la cisterna dentro, ha 22.000 litri di litraggio e mi piace veramente tanto. Però prima dobbiamo farci un po' di prestito, raga. Meno male che abbiamo un sacco di entrate mensili dalla tenuta e dai prodotti venduti, tra cui anche il latte. Comunque chiediamo, direi un 200k di prestito. Io, ragazzi, per registrare questi video chiedo un sacco di prestito e poi per recuperare il prestito devo giocare altri 3 giorni, capite? Così, infatti siamo già al 4º anno del gioco. Qua abbiamo anche i men, questi qua molto belli, che voglio sempre provare in questo episodio, che sono usciti da poco nelle mod. Questa qua è uscita proprio, se non sbaglio, oggi. L'XL, no, c'è quello pure più basso. Motore lo mettiamo più grande che c'è, 780. Protezione anteriore, vabbè, questo qua dovrebbe avere gli stessi modelli stesse modifiche dell'FH. Mettiamo questo senza fari. Telaio di sicurezza, mette le cose sopra, ma non ci interessa. Paraspruzzi Volvo. Cartelli di avviso, ah, ok. No, ma Volvo sono più belli. Specchietti, lasciamo questi qua che ha già. Montaggio frontale, non ci interessa. Tank decal, che cosa significa? Ah, il Big Moo. Scritto laterale. Colore lo facciamo black. Anche se questo porta il latte, quindi il colore bianco c'è stava. O anche l'azzurrino. Azzurrino, signori. Portatore di latte diventa azzurro. Ma posso cambiare anche il colore della cisterna? Colore griglia black. Oh, guarda che tamarrata che stiamo a fare, raga. Tank color azzurro blu scuro. Guarda qui che tamarrata, raga. Beh, questo voglio fare pure blu più scuro, mi sa. Guardate che bello. Ma che bello. Colore cerchi, blu scuro pure. Mamma mia, ragazzi. Se lo vedete per strada, spostatevi, perché sto a guida io e sono un pericolo. Allora, potevamo finanziarlo, non ci ho pensato, ho fatto il prestito, potevamo anche finanziare. Io lo finanzierei anche per non rimanere senza soldi, signori. Quindi il finanziamento lo finanziamo a 6 mesi, che si prende 50.000 al mese. E mi sembra un buon affare. Lo finanziamo a 6 mesi, così proviamo anche la mod del finanziamento. Priorità il tuo acquisto al negozio. Tu quindi ti abbiamo appena licenziato a te e andiamo a prendere il latte con quello che useremo da adesso in poi. Qui c'è anche questo sarchiatore nuovo che ho acquistato alla fine dello scorso episodio, quello lì dove abbiamo fatto la stalla gigante. Sembra bellino pure da guidare. Un po' strano il fatto che sia tutto unico, mentre con i Volvo siamo abituati a snodarci nelle curve. Comunque va anche abbastanza veloce. Vabbè, non penso che qui abbiano già fatto latte, però lo useremo per i prossimi viaggi di latte, signori. Lo useremo per i prossimi viaggi di latte sicuramente. Ho sbagliato un po' strada, mi scusi, posso infilarmi in questo buco? Bello, quanto mi piace quando mi infilo perfettamente nei pertugi. Soprattutto nessuno si lamenta. Allora, da là prendiamo il liquame, da qua prendiamo il latte. Vediamo se hanno già fatto un po' di latte. Avete fatto un po' di latte? Ah, 3.000. Vabbè, per ora direi che lo possiamo lasciare qui parcheggiato. Mi sembra pure un bel parcheggio. Sembra abbastanza ordinato, signori. Lo lasciamo qui e lo utilizzeremo più avanti. Adesso andiamo avanti qualche mese. Ci raccogliamo quel frumento che... Il nostro zappatore è qui a lavorare per il frumento. E mi raccomando, zappatore, il frumento, il primo viaggio lo puoi scaricare e puoi già andare per me a scaricarlo, perché forse tutto non ti entra, dalle galline, ok? Che le galline sono subito nella prima zona, sì sì. E si scarica a bordo strada per quanto riguarda le galline. Ok. Per quanto riguarda qui il campo dell'erba, mi sa che l'hanno già raccolta tutta. Cosa? Cosa, zappatore? C'è un trattore del cazzo. Non ce la fa.
Ok, ma si calmi, signore, non c'è bisogno. Qui abbiamo finito di raccogliere qui, quindi adesso faremo anche le balle d'erba per andare avanti alla produzione. Poi raccoglieremo anche questo frumento e andremo avanti a provare anche altre mod. Già ne abbiamo provate, diciamo, 3. Quelli del centro logistico, e dobbiamo vedere ancora se funziona. Abbiamo fatto la nostra fabbrichetta del burro e abbiamo trovato il nostro primo trattorino bellissimo. Per quanto riguarda la cisterna del latte. Ora probabilmente al prossimo avvio toglierò il fatto della vendita automatica del latte la mattina, anche se forse può anche rimanere, perché comunque un po' di latte io me lo trovo lo stesso sempre. E andiamo avanti per vedere anche la situazione, ragazzi, stalla e tutto. Abbiamo raccolto tutto il nostro frumento. Qua sta fertilizzando, ragazzi, direttamente doppia passata. Tanto abbiamo 250.000 di liquami in questa stalla, che sinceramente è gigantesca. Anche dei liquami ne fa un botto, anche se ne entrano 3 milioni. E poi eventualmente abbiamo anche lo span di concime, se lo vogliamo provare. Qui Ninja Fido raccoglie le balle, abbiamo già fertilizzato il tutto. Infatti abbiamo fatto già un bel po' di erbetta che dovrebbe essere qui. Vediamo se riusciamo ad andarci. Ok, e la situazione adesso è: i campi di frumento si devono ripreparare per la semina che avverrà fra 2 mesi. Qui infatti abbiamo 500.000 di erba. Ma qui la sta a fare l'erba da lì? Allora, fieno 76.000. Aspetta un attimo, mi sa che non sta a funzionare. Fieno 76.000 su 500.000. E qua l'erba è così. 524, vediamo. Non la sta prendendo, ragazzi. Non lo so perché ogni tanto si bugga sta cosa di sto silos. Vabbè, eventualmente la carichiamo da qua e la buttiamo lì. Ci stiamo veramente un secondo a farlo. Il problema forse è buttarla qua dietro. Però eventualmente questo qua lo mettiamo un pochino più avanti. Ce lo studiamo meglio come posizionarlo. E valutiamo così il da farsi. Ora dobbiamo ripiantare qua il frumento fra 2 mesi. Ci sarebbe anche questa paglia da raccogliere. Però io volevo andare a vedere delle mod per quanto riguarda erpici a disco. Ho preso queste due. Questa lavora su 8 metri e 2, questa lavora su 10 metri. Mi ispirava molto questa qui, da 75.000. Allora io possiamo lasciare pure così. Cosa cambia qua? Decal, che cos'è? Ah, sono tipo i timbretti. Va bene, la possiamo comprare e andiamo a raccoglierla con un mezzo. Ragazzi, c'erano queste andane di paglia da raccogliere e ho notato che allargando, perché l'abbiamo modificata in officina, questa mod riesce a prendere 3 file contemporaneamente. Guardate qua, velocissima, top. Così ora possiamo provare i nuovi attrezzi che abbiamo comprato, che volevo provare sia il sarchiatore che ho acquistato la volta scorsa a fine episodio. Poi è un po' un casino, mi sto muovendo tipo ubriaco. Sia qualche nuova seminatrice per il frumento. Sia ovviamente l'erpice appena acquistato. Ora qua in salita ovviamente fatica un po'. Però è tanta roba sto trattore. Le sta facendo un po' di balle, dai. Peccato che mi sono dimenticato nell'altro campo di farlo il frumento. Porca miseria. Ok, un altro colpetto. Qui abbiamo dato. Va bene, lì se rimane quell'angolino non ci fa niente. Ok, spegni. Scarica. Buttala fuori, perfetto così. Ripiega e andiamo a parcheggiarlo. Adesso ci raccogliamo queste ballonzole con la mod quella lì dell'autolad delle balle. E andiamo a provare le erpice in questo campo nuovo. E qui proviamo questa bella moddina, ragazzi. Allora, considerate che per quanto riguarda il liquame, con la mod che ne consuma metà, siamo riusciti a fare un bel po' di campi con più o meno
Quanto di qua mi è rimasto qua? 50.000, abbiamo fatto campo 24, 25 e sta finendo il 32. Quindi, anzi, l'ha appena finito come vedete in alto a destra, quindi top. Lì ho già passato l'aratro, mentre qui volevo provare con passare questo prodotto per vedere come funzionasse. Vedere anche come si apre. Sembra tutto appena un po' storto. È proprio storto. E vedere poi, perché passando l'aratro l'erba poi non cresce, ragazzi, ma si sollevano i sassi. Ma con questo dovrebbe invece crescere l'erbetta. Oppure no, con l'erpice a disco. Così casomai proviamo il sarchiatore. Ditemi voi che io non ne ho idea. Non lo so, in teoria sì. Cioè con quello lì che non era una mod mi succedeva. Ecco, ho preso un palo, frate. Adesso ce lo passiamo. È un po' storto. Sembra un po' strano a passarlo così, ragazzi, però va abbastanza spedito. Secondo me è comodo inizialmente. Potevamo provare anche l'altro, eventualmente lo proviamo più avanti se volete. Però intanto questa mod è assolutamente carina. E non costa tanto, neanche tanto. Io precedentemente utilizzavo questo, se non sbaglio. Questo, no, questo qui è quello della mod. Ok, utilizzavo questo se non sbaglio nell'altra mappa. Quindi non so adesso se l'erba crescerà, però questo qua lo potremo scoprire fra 2 mesi, quando poi ci sarà da piantare il frumento. E voglio piantarlo con una nuova piantatrice che compreremo però fra 2 mesi, perché a forza di presti, ragazzi, sto mese ci siamo consumati già. Dobbiamo andare 2 mesetti avanti, rifare l'erba, controllare la situazione animali, eventualmente ricarichiamo il burro. Anche perché non ho guardato neanche quanto vale sto burro, sono curioso, poi lo guarderemo magari al momento della vendita. Per prepararci anche al discorso, l'altra mod che volevo provare era quella lì della fabbrica di gelati. Dobbiamo anche un po' prepararci e sicuramente dovrà passare un altro anno, perché se non sbaglio serve il girasole, serve un sacco di roba per fare i gelati, si devono sistemare le serre, sistemare un po' la situation. Dobbiamo studiarci un po' la situazione, dobbiamo vedere anche se dobbiamo mettere un'altra pompa dell'acqua oppure no. Quindi adesso ci sistemiamo sto campo e andiamo avanti. Abbiamo raccolto il frumento e tutto, ragazzi. Adesso volevo seminarlo e dobbiamo comprarci una nuova seminatrice. Questa della Bendler non mi piace più di tanto, quindi volevo provare questa qui. Che non so se ha qualche combinazione particolare, no. Vediamo come funziona. Compra. Portiamogli lì un ciatturello. Aspetta, ne ho uno qua dentro. Mi scusi, permesso? Ok, usiamo lui. Tu. Ok, ripristina. Mannaggia miseria quando non vogliono collaborare. Ma già ce l'avevo qualcosa qui? Ah, per il sarchiatoio. Guarda che eravamo operativi, ragazzi. Già l'avevamo portato, mannaggia a me. Allora, questo qua dovremmo mettergli dei semi. Però devo capire bene come funziona. Questo qua dovrebbe avere già il magazzino suo, quindi possiamo comprarli. Non dovremmo avere problemi dell'altra cosa. Allora, ricarica seminatrice. Easy. Adorabile questa, raga. Adorabile. Non ha il punto per fertilizzare tutto, però così è tanta roba. Mi sa che è molto meglio dell'altra. L'altra che abbiamo quant'è larga pure? Aspetta. Questa è 9 metri. Questa 8. Va bene. Va bene. Ci può stare. La Bendler la manderemo in pensione, perché ragazzi non so perché non mi carica i semi. Ho provato in tutti i modi. Non so se è un bug mio o succede anche ad altri. Proprio una cosa assolutamente senza senso sta cosa. Mamma mia che nebbia che c'è in questa mappa ogni volta. Ah, un'altra cosa che volevo dirvi, ragazzi. Ho messo in distribuzione il burro, però non lo chiama il centro logistico. Non lo so perché non ho capito bene come funziona quel centro logistico, mi sa. Mi sa che è pure un po' colpa mia, forse.
E adesso li ho messi in immagazzinamento, quindi dovrebbero cominciare a spawnare da là. E poi devo portare l'altro latte, ovviamente. È una bella bestia questa. Sembra bella anche graficamente. Io l'abbasso, l'accendo, attacco le linee e vado. Dovrebbe seminare così. Sì, sta seminando il frumento. Perfetto, anche perché poi voglio capire. Scusa un attimo. Se qua mi crescono le erbacce. No, mi dice rullo richiesto. Ma non c'ho sassi e cose. Boh, vabbè. Facciamoci un giretto noi. Piantiamo qua il frumento sia in questo campo sia nel 32. Dobbiamo farlo, raga. Quindi abbiamo un po' di lavoro da fare. E poi se il prossimo mese cresce l'erba proviamo anche quel sarchiatore nuovo. Se no, sti cavoli. Siamo andati avanti, il frumento e tutto è stato piantato, come avete visto è già cominciato a crescere. Però ho notato dalla mappa che c'è un po' di erbetta, signori. Solo questa poco di erbetta, vedete, veramente veramente irrisoria. Però avevamo questa mod che volevamo provare dei sarchiatori. Questa qui, l'Ors Cura 24 ST. E la proviamo adesso al volo. Mentre c'è lì Zappatore che sta finendo di raccogliere l'erba. E poi dovremo andare avanti per vedere tutto il discorso. Ora, il burro già da lì sta uscendo. Dobbiamo vedere quando conviene venderlo e tutto. Però io volevo vedere anche il discorso della gelateria, della fabbrica di gelati. Allora, guarda quanto è grande. Veramente gigantesca, raga. Ok, questo qua basta abbassarla e andare. Non sbaglio, sì. Ce la fa sto trattore. Sicuramente è comoda perché non ha bisogno di tanti cavalli. Ha bisogno di 200 cavalli. È un mezzo che abbiamo quasi tutti all'inizio in farm. Come sarchiatore. Ed è anche super veloce. Cioè, perché anche se non è velocissima, capite? Anche se oggi, se non sbaglio, è uscita una mod per andare più veloce con... nonostante i limiti, dove i limiti sono dati solamente dal peso. Vediamo se sta togliendo nel frattempo l'erba. Allora, qua è così. Proviamo a fare un giro da questo lato per vedere se la toglie. Anche perché ce n'è veramente poca. Più che altro è per provare la mod, non è in sé per il resto. L'erba in quel campo l'abbiamo tolta. Comunque era veramente veramente pochissima erba. Secondo me è dovuto al fatto che comunque passando questa erpice a disco l'erba non usciva. Sicuramente sarà quello il motivo. Quello lì è un'altra mod. Allora, abbiamo parcheggiato un po' storto sti cazzi. Va bene anche così. E adesso volevo costruirvi, mentre Zappatore finisce là il discorso erba, volevo costruirvi anche il coso per i gelati. Ma prima voglio farvi vedere al volo. Vogliamo fare il gelato alla fragola e il gelato al cioccolato. Prima volevo farvi vedere al volo. Qui ho lasciato un pezzetto non fatto, mannaggia. Alia. C'è una nebbia, ragazzi, in questa mappa è incredibile. È proprio un rompimento di scatole. Stavo dicendo, volevo farvi vedere al volo che io ho messo in distribuzione per il centro logistico. Questo non se lo prende, perché lì c'è un punto, vabbè. E quindi l'ho messo, qui ho cambiato questo qua e ho messo in immagazzinamento. Che come vedete questo qua è il nostro bel burro. Ok, lo vedete? Poi casomai carichiamo tutto alla fine dell'episodio e andiamo a vendere tutto. Adesso vorrei fare la fabbrica del gelato, quindi salviamo al volo. Anche perché serve caseificio e tutto, casomai sposto quello, ne faccio un altro, non dovrebbe essere un problema questo. La fabbrica del gelato, eccola qui. E lei? Ice Cream Factory. E dovremmo avere spazio da questo lato. Ora, io qui ho messo tutto un po' a casaccio, raga. Non l'abbiamo fatto proprio benissimo, però... Questo dov'è? Il punto di scarico è lì, il punto di... Allora, potremmo mettere almeno vicini. Punto di carico e scarico, no? Così poi quando carichiamo la merce la carichiamo tutta vicina. I nostri bei gelatini. Quindi potrei metterlo qui. Si sovrappone un altro oggetto. Ma quale oggetto? Ma che dici?
Ma che oggetto ti sovrapponi, frate? Dove sei sovrapposto? Beh, mettiamo un pelo più indietro. Va bene anche qui. Boom. Costruita. Dobbiamo sistemare un po' il discorso modellamento. Qui ho lasciato un pezzo di... c'era un pezzo di erbetta che ho fatto scomparire adesso. Qui abbiamo sistemato così. Qui allargherei discorso asfalto. E se vogliamo fare entrambi i gelati, adesso li guardiamo insieme. Però mi sono un po' dato un'occhiata già a quello che serviva nella guida della mod. Abbiamo bisogno pure di un caseificio funzionante. Allora, questo è per quanto riguarda la nostra fabbrica di gelato. Guardate qua che bellina. E se andiamo dietro, il burro secondo me potete metterlo già direttamente in vendita, no? Abbiamo acqua, e gelato al cioccolato e gelato alla fragola. Per il gelato alla fragola ci serve fragola, acqua e miele. Per il gelato al cioccolato ci serve cioccolato, peperoncini e latte. Il cioccolato si fa nel caseificio. Lì dobbiamo fare il cioccolato. Un caseificio già ce l'abbiamo. Adesso cosa mai gli mettiamo il latte. Con latte e zucchero si fa il cioccolato. I peperoncini possiamo farli semplicemente alla serra. Il latte possiamo già portarlo. E qua invece servono fragole e miele. Ok, se io prendo 2 serre, no? In una gli faccio fare le fragole. Attiva. Si attiva questo. Attiva e metti in modalità distribuzione. Ok? Poi. E questa è una. Così abbiamo le fragole. Non so perché il cioccolato ci serve al peperoncino. Servono pure le uova, serve pure lo zucchero, ok. Quindi in un'altra serra dobbiamo mettere il peperoncino. Però possiamo metterlo pure in quella delle fragole. Tanto quante fragole fa? 500 cicli al mese. Peperoncino 528 è attiva. E metti in distribuzione. Facendo così dovrebbe mandare un po' di roba qui, no? Vediamo. Andiamo avanti di un'ora. Stiamo sbagliando se le prende oppure no. Ok, infatti sono arrivate, come vedete in basso a destra, fragole e peperoncini. Ottimo. Ora, se noi vogliamo attivare questo, non so perché dovrei attivare l'acqua. Va bene, l'acqua già sta arrivando, a quanto pare la pompa messa là sotto funziona anche per questo. Cioccolato, ci mancano le uova che le possiamo portare noi, il latte lo possiamo portare noi e lo zucchero che lo dobbiamo fare. Mentre per le fragole ci manca il miele. E l'acqua ce l'ha già. Allora, per il miele abbiamo inserito una mod. E per quanto riguarda gli alveari, le api, ci sono questi qua di default. E poi c'era una mod, che sono questi qua che danno zone più grandi per lo spawn del miele. E anche questi kit. Questo miele potremmo metterlo un po' ovunque. Cioè non è una cosa che dà fastidio. Tanto gli metti lo spawn dove cavolo ti pare. Però abbiamo qualche zona qui, penso non utilizzata verso l'inizio. Tipo qua. Qual è il lato giusto di sti alveari? Ma sembrano uguali da entrambi i lati, raga. Ah no, ok, questo è il lato. Lo mettiamo qua appoggiato alle galline. Così le galline, se fanno le monelle, potremmo metterlo qua. Ok. E lo spawn. Questo ne entrano 4. Questo 8. 12. 32. Potremmo mettergli lo spawn qua davanti che ne entrano un bel po'. Abbiamo già il trattorino dietro e potremmo caricarlo. Anche se lo spawn si potrebbe mettere dall'altro lato per comodità. Però secondo me di qua ha più senso. Ok. Ok, abbiamo messo qui già lo spawn per le api. Ma devo fare qualcosa dove le api? Boh, vediamo se qua... No, penso di no. Andiamo a visitarlo.
Dovrebbe partire da subito. Ottieni il miele dalla postazione per pallet. Tempo di riproduzione 2 mesi. Cibo 20. No, vabbè, ma lì mi sta dicendo galline. Questo portata 100 metri. Boh, non sembra che stia funzionando. Qua hanno un raccolto davanti. Forse produce di più quando c'è il raccolto davanti, ragazzi. Molti mi dicevano. Forse dove l'ho messo non è il massimo. Casomai qui andiamo a mettere altro. Quindi adesso dobbiamo andare a vedere semplicemente per quanto riguarda lo zucchero. Perché le uova le possiamo portare quando vogliamo. Lo zucchero dobbiamo capire come organizzarci. Vediamo come farlo questo zucchero. Va bene. Allora facciamo un piccolo costruzione, un piccolo zuccherificio. Qualcosa di veramente piccolo. Non volevo impazzire. Fabbrica di cibo in scatola, forno. C'è piccolo? Zuccherificio. Qualcosa di così, infatti, che non ci fa impazzire. Poi se vogliamo fare qualcosa di più grande va bene pure. Però al momento secondo me una cosa di così è super semplice. E non ci fa tiltare, raga. Possiamo mettere qua. B. Ok. E al momento della gestione zuccherificio, eccolo qua. Da barbabietola da zucchero, tu mi fai lo zucchero. Poi quella tagliata. Barbabietola da zucchero, tu mi fai lo zucchero e ti metto in modalità non vendita, ma in modalità distribuzione, che dovresti andare già a farlo. Quindi qua prendiamo un po' del barbabietola da zucchero. Quanto ne entrava lì? 36.000. La compriamo per ora, per non impazzirci troppo. Questo cassone è veramente OP, raga. Vabbè, 35.000. Questa è la Boeing Station che avevo messo pure dall'altro lato. L'ho messa pure qua perché ogni tanto magari se bugga quell'essiccatore di fieno e dovrei scaricarlo a mano dietro. Quindi quando lo sistemo, quando lo faccio, me la autosbuggo così. Ma quando l'ho messo? Ah, guardate che forte questa cosa con la luce così, mi piace. Allora, qui stiamo facendo... Stiamo per fare un incidente. Allora qui, se in teoria faccio così, cambio lato, sinistra, mi scarica la barbabietola da zucchero. E dovrebbe partire anche questa produzione. Vediamo, andiamo un pochino avanti. Andiamo avanti alle 10. Ok, sta arrivando anche lo zucchero. Perfetto. Ma perché sento parlare qua dentro? Ma sono pazzo, lo sento nelle mie orecchie, raga. Buongiorno ragazzi, mi devo mettere davanti perché sennò da davanti posso accendere pure solo il muletto dietro. Ma stiamo scherzando. Vabbè, questa non la sapevo. Allora, al volo prima di partire potrei caricarmi, pensandoci, anche quel mezzo pallet di miele, che comunque serve sempre lì. È un po' pochino però. Lo usiamo lo stesso. Oh, una macchina. Voleva investirmi. Stronza del cazzo. Ok. Perfetto. Allora, andiamo a scaricare le uova e quello che ci entra lì. No, non ho messo le luci quelle là in più. Speriamo di non cappottarci. Oh, comunque abbiamo 41.000 di uova. Non so neanche dove si vendono in questa mappa. Adesso cercheremo di scoprirlo. Tanto vediamo quelle che si prende la fabbrica dei gelati. Allora, vediamo quanto latte prenderà, raga. Mi sa che più di questo non lo piglia. Ho preso anche il miele. Perfetto. Allora, gestisci. E allora, per quanto riguarda gelato alla fragola. Ah, il cioccolato, scusate, manca solo il cioccolato. Per quanto riguarda quella alla fragola, già ci sta lavorando. Vedete, c'è un po' di miele, c'è un po' di tutto. Ci sta già lavorando, ottimo. Ora dobbiamo vedere per quanto riguarda la produzione del cioccolato. Quindi dobbiamo andare a sistemare il caseificio che già abbiamo. Sì, il caseificio che già abbiamo, che dobbiamo mettere a produzione.
con uno di latte e uno di zucchero. Dobbiamo portargli pure un po' di zucchero qui. Poi casomai lo faremo qualche campo per lo zucchero. Intanto volevo vendere le nostre ovette. Uova, 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 uova. Dove ci conviene venderle? Questo è il mese migliore. 2524 vanno o al ristorante. 2572 come vedete sotto la gamma. E al forno. Dov'è sto forno che mi dice che è qua vicino? Ah, qui, all'entrata della città. Comodissimo. Andiamo a vendere le nostre ovette. Chissà quanto facciamo. Mi scusi, aspetta, faccio il giro. Non spingale dietro, per favore. Faccio il giro. Mi sento uno di quei camioncioni che quando girano... No, sto toccando nel paletto. Quando girano nei paraggi di casa mia, no? E non riescono, poverazzi, neanche a fare manovra. Perché gli incroci sono piccoli, magari c'è una macchina messa fuori posto. Ecco. O c'è un ombrellone sul marciapiede. Abusivo. L'ombrellone secondo me è abusivo. Guarda quanti pali. Allora, quelli piccoli sappiamo che scompaiono, neanche li tocca. Ecco. Sono proprio una pippa a guidare. Allora, io volevo fare il giro per scaricare più comodo e farvi vedere anche il momento della vendita. Ma non ho calcolato che qua c'è un tornante. Che ce la facciamo a farlo? La macchina adesso, raga. La macchina adesso. Dobbiamo farla passare, ma non ce la faremo mai. O forse sì, forse sì, forse sì. Vai. La macchina adesso. Macchina rossa adesso. Ok. Ok, potremmo farcela adesso. Signori, io direi di sganciare le pedane e vedere quanto produciamo. Abbiamo 212.000. Potete vedere tutto questo momento senza cambio perché mi sono scordato di rimetterla. Ok, 95.000 di prodotti venduti. Tanta roba. Adesso riportiamo lì questo enorme camioncione. Dovremmo comprare uno più piccolo secondo me per spostare i pallet e la roba così. Forse un rimorchietto più piccolo ce l'avevamo. E lo vado a posare lì al pollaio e portiamo anche un po' di zucchero nel conservificio e avviamo lì il discorso cioccolato. Signori, per fare più veloce, visto che abbiamo fatto lo zuccherificio piccolo, abbiamo comprato un po' di zucchero al magazzino e stiamo correndo come i matti. Non stiamo rispettando nessun semaforo, centro città, sti cactus. Allora, là c'è il sushi, signori, là c'è il sushi. Mamma mia, sono in contromano, signori. Momento contromano. Sti cavoli. Mamma mia, poi guarda come li abbiamo caricati benissimo insieme allo zappatore. Siamo proprio dei pro player. Allora, mi scusi, salve. Io dovrei scaricare un po' di zucchero qui. Non so quanto me ne scarica se trovo i lacci adesso. E anche una pedana. Buono, quindi devo mettermi tipo più stretto. Andiamo così. Ok, ne ho scaricato 3.000 tipo. Più stretto, più stretto. Ok. Va bene, abbiamo scaricato 6.000 qui per fare il cioccolato. Ops, mi sono incastrato. Mannaggia miseria. Vivo incastrato in questo gioco, raga. Vivo incastrato. Ma no, ma c'è quel pallet dietro che non dovrebbe neanche esistere. Poi dobbiamo andare per forza avanti per fare altro miele, raga. Perché sennò non ce la facciamo col gelato. Quindi scarichiamo anche questo qua nell'ice cream zona deluxe e poi vediamo fra qualche mese se siamo riusciti a fare tutto il resto. Siamo andati un po' avanti, ragazzi, e qua hanno cominciato a spawnare i nostri gelati. Come vedete, questo qua dovrebbe essere quello lì al cioccolato al latte, e questo qua alla fragola. Ice Dealer. Sembra pure il disegno italiano, anche se non mi sembra proprio un gelato italiano. Questo qua il burro l'abbiamo visto già l'altra volta. E qua tutto sta funzionando per bene. Qui ho tolto quel centro logistico perché ho sbagliato cosa costruire. Non era un centro logistico, ragazzi, quello che vi ho costruito, ma era un conservificio più grande. Il centro logistico si trova qui. In attrezzi. Eccolo qua, 150.000. Adesso lo costruiamo e cerchiamo di capire bene come funziona. Allora, io per scaricare si potrebbe scaricare di qua. Non ho idea di come funzioni questo. Piattamento non riuscito. Noi potremmo metterlo pure qua centrale.
così. E poi gli ripassiamo l'equilibrante nei lati. Speriamo che tutto va bene. Riequilibriamo questo qua. Vabbè, questa fase l'avete già vista. Ve la faccio veloce. Abbiamo fatto sto centro logistico finalmente. Questo dovrebbe essere quello che funziona. Vediamo se vi faccio visita, se mi sposta. Ok, a questo punto. Ah, ok. E qui dovrebbe arrivare tutto quello che viene prodotto e immagazzinarlo, guardate. Ora, tranne quello che è in vendita. Qui arriva veramente, veramente di tutto. E per far arrivare la roba qua, ora facciamo un test. Mettiamo qui. Gestisci in distribuzione. Quanto riguarda il gelato, Ice Cream Factory, in distribuzione. Qualunque cosa vogliamo che arrivi qua, basta metterla in distribuzione, dovrebbe spanare da questo lato. Ora non ne ho idea. Intanto proviamo ad andare avanti un'oretta. Vediamo che succede, se no poi andiamo un mese avanti e vediamo il resto che produce. Vediamo se qua spawna già qualcosina che funziona. Ok, qualcosa è cominciato a spawnare. Oh, quanto... Oh! Quanto burro stiamo a fare, ragazzi? Ecco qui. Vedo un sacco di produzioni. Però questo centro logistico a quanto pare forse può creare un problema. Perché io qua vedo pure i peperoncini. Vedo le fragole, vedo lo zucchero che in teoria serviva qui. Aspetta un attimo. Quindi forse questo centro logistico ci dà dei problemi. Qua dice che ce l'ha all'interno le fragole, ma se io vado avanti un'ora, no? Stiamo cercando di capire. Lì consumo. Vediamo se aumentano pure. Non aumentano, perché adesso li manda al centro logistico. Quindi io dal centro logistico sicuramente dovrò gestire qualcosa di questo. E ci sono le cose che devo mettere in immagazzinamento, ma quello che voglio che va negli altri posti a produrre lo devo mettere sempre in distribuzione. Quindi loro arrivano qui. Distribuzione attiva. Mentre il resto è tutto quello che vendiamo, no? Vediamo se aumenta allo scoccare delle 10 ore. Ok, sembra che arrivi, che mandi la roba. Dobbiamo mettere, attivare, mettere in distribuzione quello che vogliamo che rigiri all'interno della fattoria. Se poi c'è qualche differenza, ragazzi, ve lo faccio sapere più avanti nei prossimi video. Oppure ci faccio un reel dedicato dopo avervelo spiegato nei commenti. Però la spiegazione è più o meno questa. Veramente tanta roba. Io per chiudere direi che voglio vendere tutta questa roba, quindi andiamo a comprare un bel nuovo trattore. Adesso che abbiamo fatto pure un po' dei soldi, andando avanti ci compriamo quello di questa mod, il Man. Copertoni, trailerboard, tanta roba, pneumatici larghi, tutta la vita. Colore principale lo lasciamo rosso, è un bel colore. I cerchioni li facciamo anche rossi. Qua ragazzi è un bestione. Lo compriamo, non abbiamo bisogno di finanziare altro. Anche se mi è venuta una curiosità, no? Noi ce l'abbiamo un finanziamento attivo, ma c'è la possibilità di pagarlo? No, il finanziamento rimane così per tutta la vita a quanto pare, va bene. E dobbiamo comprare anche un altro cassone, un bel rimorchio dove caricare tutta questa roba. Anche se adesso, avendo messo le uova in distribuzione, forse potremmo usare l'altro rimorchio. Non ne ho idea. Io un altro di questo mo compro nel dubbio. E visto che è Palfinger lo lasciamo Palfinger. Cambiamo semplicemente colore design in nero. Vabbè, qua già sapete come funziona, quindi andiamo direttamente alla fase di carico. Gelatini da caricare, signori, i nostri primi gelati. Così facciamo questa bella vendita. Qua devo caricare il burro, me lo fa prendere a mano perché vuol dire che è leggero. Il gelato invece pesa molto di più, quindi è un po' più casino. Direi che possiamo fare la nostra prima vendita. La prima vendita la faremo noi, ragazzi, poi metteremo tutto... Oh! Oh! Si calmi. Poi metteremo tutto in vendita automatica, perché comunque guardando i prezzi, ve li faccio vedere. Allora, cioccolato ice cream è più o meno sempre lo stesso prezzo.
Fragola e strawberry, ok, più o meno sempre lo stesso prezzo. E il burro. Il burro, no, il burro già cambia magari $300, però più o meno lo stesso prezzo, però vale 2100, raga, ora andiamo a vendere tutto e sti cactus. Finiamo di caricare. Totale 3000 di gelato al cioccolato, 2000 di gelato alla fragola, 31.000 di burro. Ovviamente il resto l'ho messo in vendita automatica. Ma devo entrare qua dentro? Ma vi investo tutti, toglietevi! L'ho ucciso. No, non l'ho ucciso. Non ho ucciso nessuno. A centro con sto furgone? No, in città non si può andare con sti mezzi così grandi. E si vende qui. Ovviamente conviene mettere in vendita automatica, perché sì, il burro c'ha un po' di oscillazione, ma più o meno è quello il discorso. Abbiamo 502.000. Non mi girate qua. Stavo uccidendo la signora. Vediamo se mi fa uscire qua. Ok, venduto in totale 110.000. Buono, 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 buono. Adesso devo capire se mi manda anche le uova dal pollaio al centro logistico. Che casomai ho risolto quel problema fichissimo. Vediamo se riesco a farvelo vedere in questo video. Se no poi ve lo spiego ovviamente nei prossimi. Ragazzi, le uova niente. A quanto pare devono essere in qualche posto che non va bene la stalla così, per mandarle in distribuzione e poi nella logistica. Oppure spiegatemi voi come fare, perché io comunque qua le ho messe in vendita le uova. No, le ho messe in distribuzione, però non me le manda lì, quindi non riesco a capire. Forse vorrei provare in vendita. Vabbè, faremo dei test. Nel frattempo fatemelo sapere anche voi nei commenti. Io vi ringrazio, è stato bello costruire questo centro logistico, anche se all'inizio di questo video l'abbiamo sbagliato. È stato bello costruire la fabbrica di burro, è stato bello costruire la nostra gelateria e provare le altre mod. Picciotti miei, anche per questo video finiamo qui. Fatemi sapere che mod vorreste vedere nei prossimi video. Scusate, alla fine ho recuperato l'errore, l'intoppo del centro logistico che avevo fatto in conservificio, ma comunque abbiamo capito anche come funziona quest'ultimo. Abbiamo venduto il nostro gelato sia alla fragola che al cioccolato e il nostro burro, anche se il burro si poteva fare pure a conservificio, però è molto molto figo farlo nella fabbrica di burro. Inoltre ho capito che in quella fabbrica dei gelati c'era un casino, sembravano tedeschi che facevano un bordello, ogni volta che mi avvicinavo continuavano a parlare. Se siete arrivati fino a questa parte del video e volete altri video di Farming Simulator 25 dove testiamo altre mod o giochiamo anche con altri streamer o sempre con la community, mi raccomando, non perdete l'occasione di mettere like, commentare, iscrivervi al canale, seguitemi in tutti i link che trovate in descrizione. Ci vediamo al prossimo video con Farming Simulator 25 e il vostro Fangamers.